Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2025. Ok. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici del Leone. Periodo intuitivo, periodo di introspezione, magari per qualcuno sarà un periodo di studi, di valutazioni. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate. Trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di cellulare e poi nella descrizione c'è il link per il seminario di approfondimento su Tarocchi e Karma che si terrà a settembre 2025 e in più ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di agosto. Partiamo con un 5 di spade, la morte, 4 di pentacoli, il sole, la temperanza, regina di bastoni, 8 di bastoni e la giustizia, ragazzi. Allora, devo dire che il 5 di... scusate, adesso andiamo a vedere le energie di ogni carta, andiamo a spiegarle e potrebbero esserci dei messaggi sciolti tra di loro, potrebbero essere delle cose spot che succedono nel mese. Dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, economia, eccetera. Partiamo da questo 5 di spade, che di solito è una carta che parla di una certa confusione mentale. Di solito fa riferimento alle lotte egoiche della mente. Può essere anche un'attitudine che voi avete nei confronti di voi stessi, non necessariamente nei confronti di qualcuno di esterno. Sono come dei conflitti mentali, mettiamola così. Allora abbiamo un mago, un fante di bastoni e un re di coppe. C'è come la voglia di cominciare qualche cosa. Potrebbe anche essere una collaborazione, ma è come se non si sapesse chi scegliere tra due persone. Andiamo avanti. Andiamo a vedere la morte. C'è comunque un inizio con il mago, è un'azione, un movimento. Allora, la morte è spiegata dalla giustizia e dal diavolo. Wow! Tre arcani maggiori, ragazzi. Qui c'è qualche cosa che bisogna tagliare, assolutamente. Può essere qualche tossicità, considerato il diavolo, o è come se, perché sia la giustizia che la morte hanno la falce, hanno una spada, qualche cosa che taglia. La giustizia di solito si dice che taglia quello che c'è in più nei piatti della bilancia per riportare l'equilibrio e di solito i piatti della bilancia fanno riferimento uno alla mente e l'altro al cuore. Quello che vuole, diciamo, il personaggio, l'ego, ed eccolo qua, è quello che vuole il cuore. Probabilmente si tratta di tagliare con qualche atteggiamento, con qualche anche modo di pensare, potrebbe essere una situazione. Il diavolo rappresenta tante cose, di solito sono i condizionamenti, appunto le questioni egoiche, quindi magari i risultati piuttosto che l'avere a livello materiale, piuttosto che il riconoscimento da parte degli altri. Scrivetemi per voi a che cosa fa riferimento questo diavolo. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli.
10 di coppe, matto, 10 di denari e 6 di coppe. Wow! Cioè, è come se tutto qui mi parlasse di famiglia. E per famiglia intendo la famiglia allargata, la famiglia con cui siete cresciuti. Il 6 di coppe rappresenta fratelli, amici, cugini d'infanzia, cioè gente che conoscete da una vita. Quindi ci può essere come un accento particolare in questo periodo per la famiglia, magari c'è più tempo, si è in ferie, ci si vede di più. Andiamo a vedere il sole. Amanti, temperanza e 2 di pentacoli. Mm. Allora, io credo che qui ci sia un taglio da fare, o potrebbe essere potrebbe anche essere una questione burocratica che vi condiziona, considerato giustizia e diavolo, però è come se ci fosse la fine di qualche cosa e di qui sento come un'espansione. Mi viene anche da dire che questo gruppo di carte potrebbe essere il ritrovare le proprie radici, riscoprire le proprie radici, le proprie origini. Potrebbe anche semplicemente far riferimento a un corso di costellazioni che andrete a fare o a una sessione di costellazioni familiari che andrete a fare, però c'è come una reunion in qualche modo, o spirituale o materiale, fisico, nel senso che vi vedete con i vostri cari, familiari, amici, insomma. E poi qui abbiamo la carta del sole. Sento come se ci fosse un- un'esplosione, perché lo sento proprio così, c'è sole e amanti, ragazzi, di quello che è un'affettività. Ora, considerato 6 di coppe, si potrebbe trattare di qualcuno che ritornate a vedere dopo tanto tempo, quindi una persona appunto con la quale siete cresciuti insieme e magari siete molto amici con questa persona o aspettate, c'era o c'è un legame pulito che potrebbe anche, secondo me, con la carta degli amanti, svilupparsi in qualche cosa di molto di più. Adesso poi ci arriviamo all'amore. Andiamo a vedere la temperanza. Giudizio e regina di bastoni. Ho la sensazione che i tempi sì, non siano proprio così maturi. Ok, c'è bisogno di guarire, c'è bisogno di riportare l'equilibrio dopo questo taglio, dopo questo cambio, se vogliamo, dopo questo nuovo inizio. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 6 di spade e 8 di spade. Credo che si stia curando, sanando ehm, il quinto chakra. Quinto chakra consiste nella capacità di ascolto, capacità di comunicazione, capacità di discernimento. Riesco a capire qual è la mia verità e qual è la tua verità. E essendoci il 6 di spade, che è una carta che parla di credenze limitanti, parla di quello che si è imparato durante l'infanzia, e qui ce l'abbiamo proprio forte, come questo riavvicinamento, se vogliamo, ai tempi giovani. C'è anche un qualche cosa con questo 8 di spade che mi dice che avete acquisito un modo negativo, un modo probabilmente egoico di rapportarvi alla vita o di ottenere le cose o di muovervi nella scacchiera, che è un po' negativo o negazionale. Negazionale vuol dire ci sono quelle persone che quando gli fate notare qualcosa dicono no, 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 non è così, no, 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 non si può fare per, no, è tutto no. Ok, quindi è come se ci fosse da bypassare quel limite, che è un limite mentale semplicemente. Guardate, la predisposizione mentale fa tantissimo. Se io sono pronta a essere flessibile e a vedere un'altra soluzione invece che solo lamentarmi e dire no, lì le cose vanno avanti ad un altro ritmo. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. E guardate, il quinto chakra è
il chakra della comunicazione. Abbiamo l'otto di bastoni che parla di comunicazione, ma soprattutto il mago. Il mago è proprio colui che ha forti doti comunicative. Allora, abbiamo un 4 di coppe, un asso di denari e un cavaliere di spade. Sì, è come se ci fosse una sorta di determinazione in più nel modo di comunicare, nel modo di esporre le cose. È come se non ci fosse tanto spazio tra il dire e il fare. Detto, fatto. O meglio, detto, fatto. Questo 4 di coppe lo sento un po' come se non voleste sentire ragioni ad un certo punto. Cioè una volta che avrete elaborato quello che sono i pensieri tossici, quelli che sono i limiti tossici, quelli che potrebbero essere gli obiettivi egoici che alla fine non vi portano da nessuna parte, avendo fatto un po' di ripulizzi, è come ritrovare il piacere della famiglia, il piacere dell'unione, del far parte di un gruppo, riscoprire qualche vecchia amicizia, qualche vecchia conoscenza, qualche vecchio progetto potrebbe anche essere, ragazzi, e iniziare ad andare verso quello per cui voi volete, scusate, verso cui volete andare. Vabbè, ogni tanto mi incarto con l'italiano, portate pazienza. Andiamo a vedere la giustizia. Cavaliere di coppe e 3 di pentacoli. Vi dico, la carta della giustizia ce l'avevate già qui, quindi secondo me qualche questione burocratica, legale, da regolarizzare, da regolamentare. Potrebbero anche essere le regole della casa e non necessariamente deve essere un qualche cosa di burocratico nel senso di giudiziario. Però qui ci potrebbero effettivamente essere dei contratti in arrivo, delle proposte, dei progetti. Secondo me potrebbe venire fuori qualche cosa con qualche vostro parente, con qualche vostro amico, qualche persona con la quale siete cresciuti. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere adesso, ragazzi, i vari settori. Partiamo dal lavoro e da chi è senza lavoro. Allora, ci sono due volte la carta della giustizia, quindi secondo me potrebbe effettivamente arrivare qualche cosa. Ci vuole un attimo di pazienza, non credo che sarà subito inizio mese, penso che sarà più verso, diciamo, dopo la metà del mese. Potrebbe essere un lavoro dove presterete servizio. Anche per voi penso che sarà un lavoro che potrebbe essere legato alla comunicazione, quindi pubblicità, marketing, vendite, terapia, perché è proprio un focus il quinto chakra. Penso che lo intitolerò così il video. E quindi, secondo me qualche cosa si vede all'orizzonte. Vi dico, quando c'è la giustizia di solito sono contratti a lungo termine, quindi siate pazienti, ma soprattutto siate aperti e iniziate magari già da subito a lavorare sulle vostre doti comunicative. Se siete occupati, ragazzi, spero che siate in vacanza in realtà, però per chi non lo fosse, se state aspettando qualche aumento di livello, di ruolo, di stipendio, qualche cambio, insomma, non credo che arriverà verso agosto. È un mese dove c'è da lavorare più su se stessi, più che focalizzarsi sui cambi fuori. È come se doveste imparare a vendervi meglio, a vendere meglio il vostro prodotto, a vendervi meglio come fornitori di servizi, cioè io so fare questo, lo so fare bene, posso farti acquisire tot numeri, cioè fatevi trovare coi dati alla mano. Mm, per qualcuno potrebbe essere interessante, soprattutto se siete in vena di cambio, se state cercando di cambiare, il settore dell'abbigliamento.
mi dicono eco, quindi può essere abbigliamento ecocompatibile o a basso impatto ambientale. Sapete che il tessile è uno dei settori che inquina di più proprio per i coloranti che si usano per le stoffe. Difatti, quando vedete le bancarelle magari alle fiere di tessuti naturali, tendenzialmente sono quasi tutti bianchi o hanno comunque colori naturali. Va bene, nel caso siate autonomi ragazzi, secondo me potrebbe arrivare un'ottima collaborazione. Potrebbe essere con un freelance, potrebbe essere con un'impresa che conoscete di nome e che in qualche modo vengano, non so se vengono loro a cercarvi o se siete voi che in qualche modo avete già seminato e c'è come un ripescaggio da parte di questa azienda, magari vi siete già proposti in passato, però secondo me potrebbero esserci delle ottime collaborazioni con dei contratti proficui. Parliamo di denaro. Allora, non sento né grosse entrate né grosse uscite, quindi in un certo senso diciamo che il mese scorre, anche se secondo me quel lavoro di cui parlavamo prima, di sciogliersi, liberarsi dall'ego e quindi dall'avere, potrebbe farvi rendere conto che state effettuando delle spese solo per poter dire, ah sì, anch'io ho, che ne so, Netflix, anch'io ho quella cosa lì, anch'io ho l'abbonamento a, dove magari comprate 1 o 2 volte l'anno e non vi serve neanche avere l'abbonamento e quelli potrebbero essere soldi risparmiati. Cioè è come se iniziaste a vedere dove state sprecando un po' il denaro. È come ribilanciare, ricalibrare le spese. Nel senso che invece che, non lo so, comprare cose che sono legate all'ego e che magari è più per apparire che non per la vostra evoluzione personale, è come se reindrizzaste il tutto da un punto di vista spirituale. Magari un po' più attenti al cibo che comprate, spenderete un po' di più per il cibo che comprate in modo che sia di qualità. Insomma, siete all'inizio di questo lavoro di restyling, secondo me, perché ripeto, è più un mese focalizzato per cambiare il modo di vedere il denaro e le spese che fate, più che per fare movimenti importanti, ecco. E l'immagine potrebbe essere importante in questo mese per voi, però. Mm, o c'è qualche cosa da tagliare, nel senso che qualcuno spende troppo per l'immagine, o al contrario, se spendete più per, non lo so, magari le cene fuori, piuttosto che per i sollazzi, ecco, potrebbe essere interessante investire un po' di più per la vostra immagine. Adesso dipende da che parte pendolate. Se spendete troppo, contraete, se spendete troppo poco, focalizzatevi un po' di più su quel tipo di settore. Parliamo di famiglia, di affetti, ragazzi. Allora, come vi dicevo prima, sento che sarà un mese per riscoprire le radici, per avvicinarsi a coloro che fanno parte della vostra vita da tempo, da più di 10, 15, 20 anni, adesso dipende da quanti anni avete. Però sento che c'è un po' come questa riscoperta delle radici, la riscoperta dello stare insieme. E secondo me qualcuna di queste vecchie amicizie vi dirò che potrebbe trasformarsi. Questo ce l'ho proprio forte forte. E arriviamo quindi all'amore. Allora, se siete single, come vi ho appena detto, potreste scoprire che qualcuno di cui siete sempre stati amici è di più e potrebbe diventare un potenziale romantico, perché è una persona pulita, perché la vostra relazione è sincera, perché vi volete già bene, perché vi rispettate, perché siete in fase di guarigione entrambe. Io credo che vi possiate attirare proprio per questioni traumatiche che avete superato entrambe o che state superando e quindi se ne può parlare. E soprattutto perché sento che con questa persona c'è come un clima divertente.
Per quello che riguarda... Ah, c'è una cosa che devo dire, penso che riguardi un pochino tutti e tre i gruppi. Ehm, il lavoro sul quinto chakra di questo periodo è atto a buttar fuori quello che non si riesce di solito a fare o che non si è riuscito a fare. Siccome abbiamo sia il diavolo che la giustizia che la morte, io sento che c'è bisogno di fare un lavoro di introspezione in questo senso e di tagliare i vecchi legami karmici. La giustizia è una carta legata al karma. Qui c'è bisogno di fare un reset, quello che è stato, punto, finito, pensiamo da qui in avanti. Mi perdono per, perdono l'altro, gli altri per, e da qui riparto con una nuova voglia di concretizzare, di vivere la vita, di essere me stesso, mi verrebbe da dire. Ok, sostanzialmente il sunto è tagliamo i cordoni energetici che abbiamo ancora con il passato, in modo che si possa sviluppare questa amicizia, questa conoscenza, insomma, questi nuovi rapporti in generale, perché poi se dovessimo parlare di famiglia abbiamo detto che c'è come mi viene da dire un abbraccio a quello che sono le vostre radici. Parliamo di persone che sono in una relazione ora. Diciamo che se c'è maretta, perché comunque si parte con un 5 di spade, si parte con una carta di confusione, c'è un diavolo, c'è la morte, c'è la giustizia per ben due volte. Dove l'ho vista la seconda volta? Qua, sì, 1 e 2. Secondo me si tratta di tagliare con qualche atteggiamento e qui vi viene in soccorso la sacerdotessa, perché la sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato, ovvero vede al di là dell'ego. L'ego è quello che dice questo è giusto, questo è sbagliato, tu hai torto, io ho ragione. È la dualità, mentre la sacerdotessa vede al di là. Quindi in qualsiasi conflitto siate, che sia mentale o che sia reale con qualcun altro, cercate di uscire dal io ho ragione, tu hai torto, ma semplicemente trovate una soluzione. Non importa chi ha ragione o chi ha torto, c'è un problema e bisogna trovare la soluzione. E bisogna poi lasciarselo indietro. Una volta che il problema è stato risolto, che si trova un equilibrio comune o dentro di me tra il mio lato mentale e il mio lato spirito o con qualcun altro, posso finalmente dedicarmi ad altro e lasciarmi indietro tutti questi rimugini mentali. Quindi abbasso la tossicità dell'ego, qualsiasi sia la questione egoica, che sia vostra, che sia dell'altro, cercate di bypassare trovando una soluzione e vi dico che da lì secondo me cambierà proprio la dinamica della relazione in sé. Vi dico che addirittura si potrebbe arrivare ad una offerta da parte dell'altra persona, una proposta di pace, una proposta di collaborazione, una proposta di reunione. Questo vale anche per chi è in separazione ma ancora in legame energetico con qualcuno. Quindi, nel caso siate in una relazione, qualsiasi essa sia, mi viene da dire, c'è maretta, però se riuscite a staccarvi dal ego, si riesce a trovare un equilibrio con pazienza, con sincerità, con trasparenza, però secondo me alla fine del periodo riuscirete a trovare un equilibrio, un accordo, una regola comune che faccia felice tutte le parti. Mm? Ehm, Penso di aver detto di tutto, cioè di aver detto tutto, nel senso che anche per il terzo gruppo che tratto di solito più o meno un po' il movimento energetico è lo stesso, quindi il bypassare. Importantissima la comunicazione in questo mese di agosto. Dovete, diciamo, lavorare su una comunicazione chiara, ma prima per voi, ok? Quindi tenete chiaro che non ha importanza chi ha ragione o no. Proponete direttamente diverse soluzioni e vedete l'altra parte come reagisce. Poi, secondo me,
ci si mette una pietra sopra, perché la soluzione si trova, un punto di incontro si trova, ci si viene incontro, si finisce con la giustizia, quindi c'è un equilibrio. Bene, andiamo a vedere Osho, che cosa vi consiglia o che cosa viene fuori. Ce ne sono due. Sperimentare e fulmine. Wow! Allora, sperimentare un tre di bastoni, il fulmine e la torre. Vi dicono di rompere gli schemi, fondamentalmente. Quindi invece di perdervi in certe lotte, invece di perdere tempo fondamentalmente nel capire chi ha ragione o no, rompete gli schemi. Date direttamente la soluzione, oppure proponete una soluzione assurda, oppure, non lo so, provate a fare a meno di X cosa e vedete come va. Fatemi sapere nei commenti. Ok, andiamo a vedere una possibile difficoltà che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile concedermi d'essere quello che sono? Può essere che qualcuno qui senta come una paura a essere quello che si è per paura di essere rifiutati, per paura di non essere compresi. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché subisco un'influenza esterna, ego, condizionamenti, giudizio. La giustizia parla anche di giudicare qualcuno. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Ce ne sono tanti. Prendo coscienza che quando voglio dimostrare qualcosa è perché ancora non ci credo io stesso. Questo è ego puro, perché il bisogno di dimostrare è perché dietro c'è il bisogno di essere visti, riconosciuti, amati, accettati e via dicendo. Mi permetto di sbagliarmi senza giudicarmi o criticarmi, anche questo riguarda molto l'ego. L'ego ha paura di fallire, non vuole fallire, vuole sempre essere perfetto, però a un certo punto si sbaglia perché è giusto che sia così, perché è così che si impara. Se non si sbaglia non si impara. E poi mi perdono e accetto di essere così, per ora. Adesso sono così, sono consapevole che io sono così adesso, sto lavorando per migliorarmi e quindi mi perdono perché adesso sono così e non ho una coscienza più evoluta. Wow, bellissimo messaggio e anche bellissima lettura, devo dire, amici del Leone. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, ma lo stesso lavoro lo potete anche fare da soli nella sezione degli abbonati. Fondamentalmente vi spiego come trovare le credenze limitanti e come cambiarle. E unitamente a questo percorso c'è anche, ci sono temi di metafisica che riguardano i chakra, quindi come alzare le vibrazioni, come pulire il campo energetico, e temi di metafisica, che è praticamente lo studio delle corrispondenze tra la psiche e le malattie. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così più o meno vi fate un'idea dei temi che vado trattando. Se per caso non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o vi iscrivete, vi abbonate da un altro telefono oppure direttamente dal computer. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!